Siamo ad Atene, lassù intravediamo il Partenone sull'Acropoli. Ci andiamo a vedere l'Agorà della città, dove ci vedremo delle pietre che, pur non essendo megalitiche in senso stretto, possono anche essere assimilate a pietre megalitiche. Non sono tratti di mura, non sono terrazzamenti, sono basamenti di templi e di statue. E qui c'è un trattino di mura. Non si vedono bene perché c'è una cancellata che le copre, vediamole dalla parte posteriore dove sono molto meno lavorate. Questa si vede che era la parte interna del recinto e siamo entrati nell'area dell'Agorà di Atene. Queste sono basi di colonne, non sono propriamente megalitiche, ma alcune pietre sono molto grandi. D'altronde siamo vicinissimi al Partenone, che pure è costruito su una collina cinta da mura megalitiche. Almeno era cinta nell'antichità. Questo comunque è l'altare di Zeus Agoraios. Ho preferito evitare la visita all'Acropoli, in primis per evitare le code strabocchevoli di visitatori e anche perché delle mura originarie che cingevano il colle ne sono rimasti soltanto 2 pezzetti abbastanza insignificanti, quindi non valeva forse neanche la pena di vederle. Questo tratto comunque sembra molto di più in stile romano. Ed ora diamo un'occhiata a un tempio che è uno dei meglio conservati dell'antichità. Il tempio di Efesto. Bello, elegante. Presenta 6 colonne sul fronte principale e 13 colonne su quello laterale. Il cartello dice che è un tempio dorico e periptero. Sublime, è un tempio meraviglioso. E come vediamo siamo molto vicini alla collina dove sorge l'Acropoli. Lassù vediamo il Partenone. E le mura sotto la collina su cui è stata costruita l'Acropoli risalirebbero al XIV secolo a.C. Ma come ho detto ne rimangono solo 2 piccoli trattini. Vediamo le pietre del basamento perfettamente squadrate e lisce, ma al di sotto c'è uno strato diverso. Non so se si vede bene, come se il basamento fosse stato costruito in 2 tempi diversi. E questo fenomeno si ripete su tutti e 4 i lati. È un miracolo che oggi c'è relativamente poca gente a vedere questa meraviglia. Siamo tornati nell'area dell'Agorà. Questo è il basamento dell'antica sinagoga. E qui ne vediamo un altro tratto. Queste però sono diverse.
se non altro come materiale di costruzione, che a me, almeno ad occhio, sembra tufo. E questa è la stoa mediana. Qui siamo sempre all'interno della stoa mediana. Bene, la nostra visita all'Agorà di Atene termina qui. Alla prossima, ciao!